La pena di morte come punizione per colpe più o meno gravi viene applicata nell'antica Grecia fin dai tempi più remoti, ancora nel secondo millennio a.C. Come possiamo saperlo se le loro prime leggi scritte risalgono al VII secolo a.C., quindi molto tempo dopo? Lo sappiamo grazie a Omero, l'autore dei due più importanti poemi epici dell'antica Grecia, l'Iliade e l'Odissea. Certo, i poemi omerici non sono come una fonte storica, ma al di là del mito, i suoi racconti ci parlano della società greca. Omero scrive nell'VIII secolo a.C., ma parla di fatti accaduti all'incirca 400 anni prima. Riesce a farlo grazie a informazioni tramandate per via orale nel corso dei secoli, ad esempio dagli Aedi come lui. Gli Aedi hanno anche il compito di trasmettere di generazione in generazione tutte le storie utili a consolidare i modelli di comportamento funzionali al tipo di società dell'epoca. Modelli di comportamento che riguardano anche la pena di morte e le forme per applicarla. Si parla di un mondo arcaico dove la giustizia si mescola con la vendetta, dove l'onore personale e familiare viene prima di qualsiasi altra cosa. Questo non significa che non ci siano regole da rispettare, anche se si tratta di regole non scritte. Prima di continuare stavolta non voglio chiedervi di iscrivervi e supportarci perché avete già raggiunto un traguardo incredibile. Grazie a voi che guardate i video e vi siete già iscritti, siamo arrivati a pubblicare L'ultima ora, la storia dell'uomo attraverso la pena di morte, edito da Cairo Editore. Pubblicare un libro era il mio sogno di ragazzo, quindi grazie a tutti voi per averlo reso una realtà concreta. Se siete interessati alla pena di morte, alle leggi che l'hanno regolata e agli episodi più significativi, trovate il mio libro in tutte le librerie e online su Amazon. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Nel mondo omerico non esiste una giustizia pubblica, non ci sono giudici e tribunali e quindi non c'è nemmeno una figura che si preoccupi di far applicare le leggi orali. Perché delle leggi ci sono e seguono l'uso dato dalla consuetudine. La consuetudine è la vendetta privata, che sfocia nella vendetta se si deve punire il colpevole di reati gravi come l'omicidio. La vendetta non è un'opzione, è obbligatoria quando si subisce un torto, se non si vuole perdere l'onore sia a livello individuale sia all'interno di un gruppo allargato. Se ti ammazzano un familiare, ad esempio, è obbligatorio reagire con l'uccisione del colpevole. Nell'Odissea, quando Ulisse ritorna a Itaca dopo 20 anni di assenza, deve per forza vendicarsi dei proci. I proci sono 108 nobili pretendenti alla mano di Penelope, la moglie di Ulisse, che era considerato morto. Tutti loro si comportano da padroni nella reggia di Itaca, anche perché Penelope non può sottrarsi al sacro dovere dell'ospitalità. E progettano anche di uccidere Telemaco, il figlio di Ulisse. Per tutto questo sono colpevoli di hubris, di tracotanza. L'hubris, un misto di arroganza e orgoglio esagerato, nell'antica Grecia è una colpa che prima o poi viene punita, spesso per volere divino. Nel caso dei proci la punizione arriva presto, appena Ulisse torna a Itaca. L'eroe li uccide tutti, mentre loro sono dentro la sua casa, dove lui ha potere di vita e di morte. Ma la vendetta non finisce qui. Ulisse non ha pietà per il capraio Melanzio che lo ha tradito. Lo fa appendere a una trave perché, lungamente vivo, soffra atroci torture. Torture che comprendono anche mutilazioni fisiche, come la castrazione. Si tratta di un supplizio chiamato apotimpanismos, che ritroveremo anche in età classica. Ulisse non ha pietà nemmeno per 12 delle ancelle di Penelope, che avevano ceduto alle voglie dei proci. Finiscono impiccate, un tipo di esecuzione riservata principalmente alle donne. Nel mondo omerico non esiste una istituzione preposta a decidere e ad applicare le pene. All'interno di una comunità familiare è il capofamiglia che decide chi deve essere punito e come. Decide per tutti quelli che vivono nella sua casa, intesa soprattutto come l'insieme di persone che la abitano, dalla famiglia in senso stretto, ai servi e a tutti coloro che in qualche modo gli sono soggetti. Vita e morte sono nelle sue mani e nessuna autorità pubblica, civile, militare o religiosa può interferire con le sue decisioni. Apparentemente è sempre il capofamiglia a scegliere come giustiziare il colpevole, ma forse non è proprio così. L'esecuzione capitale, anche all'interno delle mura domestiche, segue regole legate ad antichi riti e miti arcaici. Le donne, ad esempio, vengono uccise quasi sempre per impiccagione, strangolamento o sepolte, vive. Già nel mondo omerico esiste un'alternativa alla vendetta di sangue, che può essere sostituita da un risarcimento.
All'inizio si tratta di beni naturali e, andando avanti nel tempo, di una somma di denaro. L'accordo non avviene però tra le mura domestiche, anzi, il risarcimento va proposto alla parte lesa nel corso di una cerimonia pubblica, durante la quale deve risultare ben chiara la superiorità dell'offeso. La prova di questa usanza ce la dà ancora una volta Omero. L'Iliade inizia con il racconto dell'ira funesta dell'eroe più forte di tutti, Achille, offeso dal re di Micene e comandante di tutti i greci, Agamennone. La storia è famosissima. Achille, dopo aver subito un torto da Agamennone, decide di non scendere più in battaglia. Sarà poi la morte dell'amico Patroclo a fargli cambiare idea, e allora per i troiani non ci sarà più scampo. Per porre fine alla contesa, per risarcire Achille del torto subito, Agamennone è costretto a coprirlo di doni preziosi e non può farlo privatamente, ma nel corso di una complessa cerimonia pubblica, proprio perché sia chiaro chi ha torto e chi ha ragione. Perché già all'epoca degli eroi omerici, individualisti e ossessionati dal bisogno di primeggiare, viene usata la pratica del risarcimento? Probabilmente perché anche prima della nascita della città-stato cominciano a farsi strada valori legati al bene comune. Se Achille avesse rifiutato il risarcimento di Agamennone e non fosse più sceso in battaglia, come sarebbe finita la guerra di Troia? Forse in tutt'altro modo. Il colpevole di un reato può quindi offrire un risarcimento alla parte lesa per non essere punito, anche in caso di omicidio. Se non lo fa, oppure se il risarcimento non viene accettato, la famiglia della vittima si incarica di giustiziare il colpevole. Andando avanti col tempo, qualcosa cambia. Il concetto di vendetta di sangue privata si trasforma in una sorta di delega all'esecuzione della pena, perché la pratica della vendetta viene regolata da codici di legge scritti. Naturalmente però nessun legislatore ha la capacità di cambiare dall'oggi al domani regole e consuetudini radicate da secoli. Più o meno intorno al 620 a.C., per il reato di omicidio nasce la delega a uccidere. La colpevolezza o meno dell'accusato viene stabilita da un tribunale cittadino, anche se l'azione legale deve partire sempre dai parenti della vittima. C'è poi un'assoluta novità. Il tribunale deve decidere quale tipo di omicidio sia stato commesso. Le categorie sono 3: premeditato, involontario o legittimo. Dopo aver accertato che nessun risarcimento è stato pagato dal colpevole, la polis fa un passo indietro e delega i parenti della vittima a uccidere il colpevole. Questa delega è in sostanza una transizione dalla tradizionale vendetta privata a una gestione pubblica delle esecuzioni. A introdurre tutte queste novità è l'ateniese Dracone, il legislatore conosciuto per la durezza delle sue leggi scritte intorno al 620 a.C. Come mai, dopo secoli di leggi orali basate sul diritto consuetudinario, si sente l'esigenza di un codice di leggi scritto? Perché sono anni di conflitto fra l'aristocrazia e il popolo, stanco di soprusi e decisioni arbitrarie. Per evitare pericolose tensioni sociali, i legislatori codificano delle norme che devono essere rispettate da tutti e i trasgressori vengono puniti tutti allo stesso modo, senza riguardo per il loro status sociale. Dracone passa alla storia per le sue leggi scritte col sangue, tanto sono severe, ma forse quella fama è immeritata. Potrebbe essere vero addirittura il contrario. Con quelle leggi scritte, Dracone cerca di mitigare le feroci punizioni previste dall'uso consuetudinario e vuole anche impedire l'arbitrio dei giudici che, come tutti gli esseri umani, possono essere corrotti. Dopo il V secolo, le città-stato della Grecia, soprattutto Atene, sono organizzate in modo molto diverso dal mondo omerico. I cambiamenti riguardano l'organizzazione della giustizia e molto meno i modi per infliggere la pena di morte. Chi intenta una causa deve dimostrare che il reato è stato commesso, poi, ad esempio in caso di omicidio, il tribunale deve appurare il grado di colpevolezza e infine decidere quale pena applicare. C'è anche un'altra novità importante. L'accusato, assistito da un avvocato, può difendersi di fronte ai giudici, cosa impossibile con l'esercizio della vendetta privata. Ancora per decenni l'esecuzione della sentenza capitale è affidata ai parenti della vittima, ma a partire dal IV secolo a.C. ci sono dei magistrati, gli undici, che se ne occupano. Quando l'omicidio è volontario, cioè premeditato, la pena è la morte. Prima del giudizio finale del tribunale, l'imputato può scegliere l'esilio perpetuo, una sorta di fuga autorizzata dalla quale non è più possibile fare ritorno.
Quando invece l'omicidio è involontario o comunque non premeditato, la pena è l'esidio. Se invece i parenti della vittima perdonano il colpevole, la faccenda si conclude con il pagamento del risarcimento. Il terzo tipo di omicidio è quello legittimo. In alcuni casi l'uccisione di una persona non è considerata reato e non è punita. Ad esempio quando è del tutto involontaria, come può succedere durante le gare fra atleti. Oppure quando in battaglia si provoca la morte di un commilitone o ancora se si reagisce a un attacco personale, come quella che oggi chiamiamo legittima difesa. È più interessante per le conseguenze secolari del nostro sistema giuridico un particolare caso di omicidio legittimo. Si può uccidere un uomo quando è sorpreso in flagrante adulterio con la moglie, la figlia, la sorella, la madre o la concubina. È chiaro che ci sia un collegamento col delitto d'onore, previsto dal Codice Penale italiano fino al 1981 e quindi molto dopo l'entrata in vigore della legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia. L'omicidio volontario viene punito con l'apotimpanismos, un supplizio lento e doloroso, simile alla crocifissione. Il condannato viene assicurato a un palo verticale con un collare e dei ramponi metallici per polsi e caviglie. La tortura può andare avanti per giorni interi, prima dell'arrivo della morte per sete o fame o per l'assalto di animali. Abbiamo visto che muore così il capraio traditore Melanzio, a dimostrazione di come le esecuzioni siano rimaste immutate da secoli. La prova che si facesse uso di questo supplizio ad Atene è arrivata con la scoperta di 17 scheletri in un cimitero di epoca precedente al 638 a.C., nei pressi dell'antico porto del Faliro, poco distante da Atene. Tutti i resti delle vittime mostrano le tracce dei cerchi di ferro intorno agli arti e al collo, con ancora qualche frammento del legno al quale erano assicurati. L'apotimpanismos è il supplizio destinato agli assassini, ma anche a ladri, traditori e malfattori, come i mercanti di schiavi che non rispettano le regole. La lapidazione invece è un supplizio che le polis non usano più. Ne parlano Omero e anche altri autori che raccontano storie dell'età arcaica, quella degli eroi per intenderci. Probabilmente veniva usata solo in un contesto di vendetta collettiva nei confronti di chi aveva provocato un danno alla comunità. Nell'Iliade, ad esempio, il virtuoso eroe troiano Ettore fa una considerazione. Il fratello Parite meriterebbe di essere lapidato perché con il suo comportamento sconsiderato ha causato la guerra di Troia. La lapidazione era forse una sorta di rito di espiazione legato a tradizioni ancestrali che potrebbero risalire all'epoca dei cacciatori-raccoglitori. Le polis civili dell'età classica scelgono supplizi meno plateali. La pena di morte per chi offende gli dei e quindi mette a rischio l'intera comunità è la precipitazione. La vendetta divina è molto temuta nell'antica Grecia e le polis si mettono al riparo condannando a morte chi ha osato offendere gli dei. Si tratta di un sacrificio che serve a placare l'ira della divinità in questione. Con la precipitazione, i colpevoli di empietà vengono dati simbolicamente in pasto alla divinità dell'oltretomba. Loro sono lì ad aspettarli con le bocche aperte, sono le crepe nel terreno sul quale si schianta il corpo del condannato. Ad Atene per questo supplizio c'è il Barathron, che fino al V secolo a.C. era forse un crepaccio che si apriva nell'Areopago, una collina rocciosa fra l'Acropoli e l'Agorà. Poi, secondo Platone, la voragine della morte si trovava lungo una strada fra la città e il Pireo. Finisce nel Barathron anche chi commette un reato contro la comunità, contro il popolo degli ateniesi. In breve, i traditori. Cosa che riconferma il carattere sacrale dell'esecuzione, anche se forse gli ateniesi non se lo ricordano nemmeno più. La precipitazione è un supplizio sacro perché si tratta di un'ordalia. Se il condannato fosse innocente, verrebbe salvato da una divinità, mentre la sua morte è la conferma della sua colpevolezza. Non si registrano casi in cui una persona che venga buttata giù da un crepaccio si sia poi salvato. A Sparta le cose sono un po' diverse. I delinquenti comuni sono gettati in una voragine del monte Taigheto, poco distante dalla città. La voragine oggi è stata identificata con la grotta di Cheadas, ne abbiamo parlato anche in un video dedicato specifico su questa cosa. A dare ascolto a Plutarco, nella grotta sono gettati anche i neonati apparentemente deboli o deformi. Pausania invece ci racconta che nel Cheadas vengono precipitati i colpevoli di gravissimi delitti, i prigionieri di guerra e tutti i nemici della città. Qualche decennio fa 3 ricercatori hanno scoperto che in realtà nella grotta non c'è traccia di ossa di bambini.
Plutarco è stato definitivamente smentito. Ci sono solo scheletri di maschi adulti e quindi di condannati a morte per un qualche delitto o di prigionieri di guerra. Anche a Sparta i condannati possono sperare in un intervento divino che ponga rimedio a una sentenza ingiusta. Pausania racconta, ad esempio, di un guerriero che sfugge alla condanna a morte. È Aristomene che lotta per la libertà della Messenia ed è nemico irriducibile di Sparta. Gli spartani lo gettano nella grotta di Cadas, ma lui riesce a salvarsi grazie all'aiuto di un'aquila e di una volpe. Che questa sia una leggenda inventata da Pausania o semplicemente che l'abbia riportata Pausania oppure realtà storica, lascio a voi il diritto, la libertà di crederci o meno. Chiudo il discorso sulla pena capitale nell'antica Grecia con il racconto della morte di Socrate, perché la sua è una condanna che è diventata un simbolo di una giustizia ingiusta e ci parla della paura del dissenso, dell'arroganza del potere e del valore della coerenza. Sembra oggi, e invece è successo 2500 anni fa. Ad Atene, all'incirca dalla fine del V secolo, i condannati a morte vengono uccisi per avvelenamento con la cicuta. Non tutti però, solo chi può permettersi di pagare da sé il veleno, che è molto costoso. Il filosofo Socrate è, senza dubbio, la vittima più famosa di questo tipo di esecuzione. Perché Socrate viene condannato a morte? Il filosofo ha attraversato senza troppi problemi diverse stagioni politiche della città di Atene. Ha vissuto lo splendore dell'era di Pericle, ha superato la parentesi del regime oligarchico dei 30 tiranni, una forma di governo che gli ateniesi hanno dovuto accettare nel 404 a.C. dopo la vittoria di Sparta nella guerra del Peloponneso. Socrate non è ostile a Crizia che guida il governo filospartano. Tra l'altro Crizia è lo zio del suo discepolo Platone ed è stato anche un suo allievo. Dopo circa un anno Atene torna alla democrazia dopo aver cacciato i tiranni. Socrate si trova in una posizione scomoda, è forse amico degli odiati spartani e per di più ateo? In realtà i rappresentanti del nuovo governo temono Socrate per la forza del suo pensiero, per la capacità di smascherare i loro inganni e per il seguito che ha presso i cittadini di Atene. Alla fine Socrate viene accusato di non credere agli dei tradizionali della città, anzi di introdurre divinità nuove. E ancora peggio, di corrompere i giovani. È evidente che si tratta di un processo politico. La giuria di 501 cittadini condanna a morte il filosofo, ma con uno scarto di voti minimo, circa 60 secondo Platone. La vicenda non finisce lì. Nel caso di giudizio per impietà, il condannato può chiedere una pena alternativa, come l'esilio, oppure di pagare un risarcimento in denaro che i giudici popolari metteranno nuovamente ai voti. Socrate allora chiede, a mo' di provocazione, di essere mantenuto a vita dai cittadini ateniesi. Poi cede alle insistenze di amici e allievi e offre un risarcimento in denaro, a quanto pare irrisorio. Rifiuta invece la proposta di tentare una fuga perché preferisce morire rispettando le leggi della città, anche se inique. Insomma, sembra davvero che il filosofo faccia di tutto per far confermare la condanna a morte. Socrate dà un estremo esempio di coerenza. Il suo sacrificio dimostra l'importanza di esercitare il proprio pensiero critico, anche quando è destinato a soccombere di fronte all'arroganza del potere. È il 399 a.C. Socrate subisce un nuovo processo, durante il quale viene condannato alla precipitazione. Il filosofo invece andrà incontro a una morte dolce per avvelenamento all'interno del carcere e circondato dall'affetto dei suoi amici. Come mai questo privilegio? Perché è un processo politico, allora come oggi, e rischia di avere delle conseguenze destabilizzanti ed è nell'interesse del governo ateniese agire con la massima discrezione possibile, senza oltraggiare la dignità del condannato, che certamente non è un delinquente comune. Socrate muore nel 399 a.C. e anche se non conosciamo il giorno, la sua epopea e la sua filosofia diventano una delle colonne comuni del pensiero occidentale. La pena di morte rimane in vigore in Grecia dalla lontana età del bronzo fino alla grandezza dell'età classica, come in tutti gli stati del mondo antico. Una curiosità: se nella Grecia antica si può dire che il sistema di leggi fosse molto avanzato rispetto alle altre zone coeve, nella Grecia moderna
La pena di morte viene abolita solo nel 1993, molto in ritardo rispetto a quanto accade nel resto del mondo occidentale. Trovate tanti altri dettagli riguardo la pena di morte nell'antica Grecia nel mio libro Ultima ora, la storia dell'uomo attraverso la pena di morte, in tutte le librerie oppure online su Amazon. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video.